Parliamo di musica. Ciao, ti piace ascoltare la musica? Ciao! Sì, moltissimo. E a te? Anch'io. La musica è sempre con me. Che genere preferisci? Mi piace il pop, è allegro e facile da cantare. Interessante. Io ascolto spesso musica classica. Davvero? Ti rilassa? Sì, molto. Dopo una giornata lunga mi calma. Io invece metto musica rock quando corro al parco. Che energia! Io preferisco il jazz nei locali la sera. A Milano c'è un bar in Corso Venezia che fa concerti jazz ogni venerdì. Bello! Dovremmo andarci insieme una volta. Volentieri. Ti piace anche la musica tradizionale italiana? Sì, le canzoni napoletane sono molto emozionanti. Già, e sono famose in tutto il mondo. Vai mai ai concerti? Qualche volta. A Bologna ho visto un gruppo folk, molto divertente. Io invece vorrei andare a un festival di musica elettronica. Ci sono tanti festival in estate anche vicino al mare. Sarebbe fantastico. La musica unisce le persone. Sono d'accordo, senza musica la vita sarebbe vuota. Hai ragione. La musica dà colore alle giornate. Grazie per questa bella conversazione. Grazie a te. Parlare di musica è sempre un piacere. Chiamata all'ambulanza. Pronto 118? Pronto, buongiorno. Qui centrale di emergenza, come posso aiutarla? Buongiorno. Ho bisogno di un'ambulanza. Mi dica l'indirizzo, per favore. Siamo in via Verdi 24, a Firenze. Va bene. Qual è il problema? Mio padre ha forte dolore al petto e respira male. Da quanto tempo? Da circa 10 minuti. È cosciente? Sì, ma è molto debole. Non si preoccupi, un'ambulanza parte subito. Grazie. Quanto tempo ci vuole? Circa 10 minuti. Resti vicino a lui. Devo dargli acqua? No, non ora. Solo tenerlo calmo. Va bene, lo faccio. Ci sono farmaci in casa? Sì, ma non so quali prendere. Non gli dia niente fino all'arrivo dei medici. D'accordo. Senta la sirena? Sì, credo che l'ambulanza sia vicina. Perfetto. I soccorritori stanno arrivando. Grazie mille per l'aiuto e la calma. È il nostro lavoro. Buona fortuna e buona giornata. All'università. Preparazione agli esami. Buongiorno, professore. Buongiorno. Come va lo studio? Abbastanza bene, ma sono un po' preoccupato per gli esami. Capisco. Quale esame prepara adesso? Storia moderna a giugno. Bene. Ha già letto i capitoli principali? Sì, dal capitolo 1 al capitolo 6. Ottimo. È importante anche fare riassunti brevi. Li faccio ogni sera, ma a volte mi confondo con le date. Può fare schede cronologiche. Aiutano molto. Buona idea, grazie. Quanto tempo al giorno consiglia di studiare? 2 ore al mattino e 2 al pomeriggio sono sufficienti. Va bene. Posso organizzarmi così? E per la tesi di laurea, ha già un argomento? Pensavo di scrivere sulla storia di Firenze nel Rinascimento. Scelta interessante. Deve cercare fonti e libri in biblioteca. Ho già trovato alcuni testi in via Manzoni, alla Biblioteca Centrale. Perfetto! Per una buona tesi servono introduzione chiara, analisi e conclusione.
Sì, cercherò di scrivere in modo semplice e ordinato. Bravo! Può anche portarmi un indice provvisorio la prossima settimana. Lo preparo per lunedì mattina. Benissimo! Così possiamo discutere insieme i capitoli. Grazie, professore. I suoi consigli mi aiutano molto. È un piacere. Continui a lavorare con calma e costanza. Farò così. Arrivederci e buona giornata. Arrivederci, a presto! Alla fattoria. Buongiorno. Hai finito di mungere le mucche? Sì, stamattina abbiamo raccolto circa 60 litri di latte. Perfetto. Lo porti subito al caseificio? Certo, così preparano il formaggio fresco per il mercato di domani. A proposito, quante uova hanno fatto le galline oggi? 28. Le ho già messe nelle cassette, pronte per la vendita. Bene. E le capre? Hanno mangiato? Sì, ho dato fieno e un po' di mais, ma dobbiamo comprare altro mangime. Giusto, scrivilo nella lista della spesa per stasera. Va bene. E tu hai già sistemato l'orto? Sì, ho annaffiato i pomodori e le zucchine. L'insalata è quasi pronta da raccogliere. Ottimo! Così domani il ristorante può fare insalata fresca per i clienti. A che ora arrivano i turisti oggi? Alle 10:30 per la visita guidata. Dopo pranzeranno qui. E qual è il piatto del giorno? Lasagne con verdure dell'orto e pane fatto in casa. Buona scelta! Hai già acceso il forno a legna? Sì, il pane sarà pronto alle 11. Perfetto. Dopo pranzo andiamo al vigneto? Sì, dobbiamo controllare l'uva. Settembre si avvicina e presto faremo il vino. È sempre un lavoro grande, ma bello. Già, la vita in fattoria è dura, ma dà molte soddisfazioni. Hai ragione. Allora, a dopo per il vino. A dopo, buon lavoro. A cena in famiglia. Buonasera, sei arrivato presto? Buonasera. Sì, il treno da Milano è arrivato alle 18:30. Perfetto. La cena è quasi pronta. Vuoi un bicchiere d'acqua o di vino? Un bicchiere d'acqua, grazie. Ecco. Allora, com'è andata la giornata? Bene. Ho lavorato fino alle 17, poi sono passato al supermercato a comprare la frutta. Ottimo! Stasera abbiamo pasta al pomodoro e pollo al forno con patate. Che buono! La pasta è già pronta? Sì, è sul tavolo. Vuoi del formaggio sopra? Sì, un po', grazie. Ecco fatto. Allora dimmi, come va il lavoro? Va abbastanza bene, ma sono un po' stanco. Abbiamo avuto molte riunioni questa settimana. Capisco. Dopo cena possiamo bere un tè alla menta e rilassarci. Ottima idea! E domani mattina che programmi hai? Domani alle 9 porto i bambini a scuola, poi vado al mercato centrale. E cosa compri al mercato? Di solito pane fresco, verdure e un po' di pesce. Interessante! Forse vengo anch'io, mi piace il mercato. Certo, vieni. Dopo possiamo pranzare insieme in trattoria vicino alla chiesa. Sì, volentieri. Quanto costa di solito il pranzo lì? Il menù fisso costa circa 12 euro. Primo, secondo e acqua. Perfetto. Allora domani andiamo. Bene? Adesso prendiamo un po' di pollo? Sì, sembra davvero buono. Complimenti, cucini benissimo. Grazie. È una ricetta di mia nonna. Allora devo dire grazie anche a tua nonna. Vuoi anche un po' di insalata verde?
Sì, per favore. Ecco a te. Buon appetito. Grazie, buon appetito anche a te. La cena è stata proprio buona. Sì, adesso però dobbiamo sparecchiare il tavolo. D'accordo, io porto via i piatti. E io metto via il pane e il formaggio. Così facciamo presto insieme. Esatto. Poi possiamo bere il tè tranquilli. Nel giardino. Buongiorno, che bel sole oggi. Buongiorno. Sì, è una giornata perfetta per stare in giardino. Che pianta stai annaffiando adesso? Questi sono i pomodori. Crescono bene con il sole di settembre. E quelle piante vicino alla staccionata? Sono zucchine e peperoni. Hanno già tanti fiori gialli. Ah, li vedo. E lì in fondo ci sono dei fiori rossi. Sì, sono gerani. Resistono bene anche in estate. Molto belli. Io invece ho piantato delle rose nel mio giardino. Le rose hanno bisogno di molta cura, ma sono splendide. E quell'albero grande al centro? È un ciliegio. In primavera ha tanti fiori bianchi. Deve essere bellissimo quando fiorisce. Sì, tutto il giardino sembra una nuvola bianca. Hai anche delle piante aromatiche? Certo, basilico, salvia, rosmarino e menta. Li uso per cucinare. Io invece ho un piccolo gelsomino sul balcone. Profuma tanto la sera. Che meraviglia! Il gelsomino è perfetto vicino alla finestra. E laggiù vedo delle piante alte con i fiori gialli. Sono girasoli? Sì, li seguono sempre il sole, sono molto simpatici. E le piante vicino al muro bianco? Quelle sono ortensie. Cambiano colore. A volte azzurre, a volte rosa. Davvero? Non lo sapevo. Dipende dal terreno. È una pianta molto interessante. Mi piace molto il tuo giardino. È pieno di vita. Grazie. La natura dà sempre energia e serenità. Hai ragione. Allora ci vediamo più tardi per prendere un tè in veranda? Con piacere. Ci vediamo alle 17. Perfetto. Porta un po' di foglie di menta dal giardino. D'accordo, a dopo. Al corso di cucina. Buongiorno. Anche tu sei qui per il corso di cucina? Buongiorno. Sì, è la mia prima volta. Anch'io. Sai che piatto prepariamo oggi? Credo pasta fresca con pomodoro e basilico. Ottimo. Io adoro la pasta. Hai mai fatto la pasta in casa? No, mai. Di solito la compro al supermercato. Neanch'io l'ho mai fatta. Allora sarà una bella esperienza. Certo. L'insegnante ha detto che useremo solo farina, acqua e uova. Sembra semplice, ma vediamo se ci riusciamo. Già. Ah, e dopo cuciniamo anche tiramisù. Che meraviglia! È il mio dolce preferito. Il mio pure, ma non so bene come montare la panna. Non ti preoccupare, ci aiutiamo. Grazie. Hai già preso il grembiule? Sì, l'ho trovato vicino alla porta. Vuoi che ne prenda uno anche per te? Grazie mille, sei gentile. Prego! Allora iniziamo a impastare? Sì, mettiamo la farina sul tavolo e rompiamo le uova al centro. Va bene. Impastiamo per circa 10 minuti, vero? Sì, poi lasciamo riposare la pasta. Intanto possiamo tagliare i pomodori e lavare il basilico. Che profumo! Amo il basilico fresco. Anch'io. Fa subito pensare all'estate. Allora, la pasta è pronta da stendere?
Sì, adesso la tagliamo in strisce per fare le tagliatelle. Ottimo! Poi cuociamo tutto insieme. Sì, e dopo mangiamo. Non vedo l'ora. Grazie per la compagnia. Cucinare con te è divertente. Grazie a te. Dopo pranzo sparecchiamo insieme. D'accordo. Buon corso e buon appetito. Buon appetito e a dopo. Al negozio di bricolage. Buongiorno, mi può aiutare? Cerco vernice per la cucina. Buongiorno. Certo. Che colore desidera? Bianco, per favore. Abbiamo vernice bianca lavabile. Un barattolo da 2,5 litri costa 15 euro. Bene, prendo 2 barattoli. Dove trovo i pennelli? I pennelli sono nel corridoio 5, accanto ai rulli. Perfetto. Ho anche bisogno di una scala piccola. Ci sono scale in alluminio all'ingresso. La più venduta costa 29 euro. Va bene, la prendo. E avete anche dei guanti da lavoro? Sì, li trova vicino alle casse, a 3 euro al paio. Ottimo. E un trapano. Serve per fare dei buchi nel muro. Certo, abbiamo trapani elettrici. Quello base costa 49 euro. Grazie. Per ora non lo prendo. Cerco anche un martello e delle viti. Sono nel reparto ferramenta, corridoio 7. Vuole che le accompagni? No, grazie, li trovo da solo. Va bene. Ha bisogno anche di tasselli per il muro? Sì, buona idea. Prendo una confezione. Perfetto. Allora può andare alla cassa. Grazie mille per le informazioni. Prego, è stato un piacere. Buona giornata e buon lavoro in cucina. Grazie altrettanto. Arrivederci.